Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete il sole splende e le giornate di pioggia e di vento sono passate per fortuna. Sabato, quando abbiamo dato la mano di vernice, faceva un freddo pazzesco anche se c'era il sole. E niente, è arrivato il momento delle semine, quindi siamo entrati in marzo. In questo periodo, come sapete bene, avete visto anche dai video, io metto le patate. Se cercate nel canale, l'anno scorso ho portato tantissimi video sulla semina, su come tagliare le patate per la semina, su come lavorare il terreno per la semina, su come si rincalzano, su come si raccolgono. Quindi se qualcuno di voi vuole mettere le patate, mi raccomando, guardate quei video, e mi raccomando, chi le ha già messe non le rimettete nello stesso punto, se no non vengono. Infatti io quest'anno le patate le metto nella vigna come una volta. Adesso nessuno lo fa più perché dicono che visto che ci sono tutti gli attrezzi meccanizzati per fare qualsiasi cosa, interfila, trattamenti, danno fastidio. Io invece no, non la penso così, penso che comunque sia anche biodinamica, fare delle coltivazioni all'interno del vigneto, anche per esempio, non lo so, il sovescio, il favino, le fave, i piselli, si possono seminare all'interno del vigneto perché appunto poi c'è il rilascio d'azoto, quindi sostanze nutritive. Anche perché alla vigna non fa bene l'acqua, ma io le patate le annaffo pochissimo. Passeranno, non lo so, 15 giorni in cui le annaffi un pochino e poi le raccolgo, quindi è il top. Adesso vado a spezzettare il terreno che è già lavorato, perché io passo sempre con il ripper nel vigneto almeno 2 o 3 volte l'anno, quindi lo spezzetto, lo rendo più fine possibile e poi andiamo a provare appunto l'assolcatore che avevamo promesso di vederlo all'opera. Ho già seminato 25 kg, ne andrò a mettere altri 25, mentre tutto il resto che avevate visto l'anno scorso lo farò con i fagioli, sia zolfini che borlotti, quindi faremo più ortaggi dell'anno scorso e vediamo un po' se mettiamo da parte qualche cosa buona da mangiare anche per il prossimo inverno e appunto per l'estate. Vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale, di lasciare un bel commento e perché no anche un bel like, e appunto vi ricordo come sempre di anche aggiungerci al nostro gruppo Facebook, dove abbiamo già portato cose molto interessanti, abbiamo avuto già qualche scambio con utenti e siamo molto contenti anche di questo progetto nuovo. Allora amici, i 2 filari in questione dove ci ho messo le patate sono questi 2, 1 e 2. Chiaramente i solchi l'ho dovuti fare con la zappa, ci ho messo una mezza giornata per ciascuno. Fra l'altro in questo ci ho addirittura messo sotto un letto di erba fresca, perché mi hanno consigliato di metterlo perché appunto materia organica. Ora per i prossimi filari faremo lo stesso. Come vedete la terra è abbastanza lavorata bene, poi adesso è piovuto perché appunto il terreno è diventato un po' più compatto. Abbiamo fatto queste 2 file, sono molto contento, appunto ci sono 25 kg, anche perché poi se vedete i video della semina dovete sapere che le patate si tagliano in base agli occhi. Adesso ci spostiamo verso questi altri 2 filari che sono più o meno lunghi allo stesso modo. Come vedete la terra è già lavorata con l'estrippatore, dobbiamo semplicemente spezzettare la terra e poi appunto passiamo con l'assolcatore e poi seminiamo. Allora amici, come vedete i 2 filari sono stati fatti, siamo passati 2 volte, come vedete la terra
comincia a essere già morbidina, però chiaramente non ci passeremo altre 2 volte domani, perché adesso come vedete sta andando via il sole perché la giornata sta giungendo al termine. Sono molto contento e niente, domani proveremo anche insieme l'assolcatore e poi andremo a seminare le patate.
Per la felicità della mia schiena, signori, il trattore ha fatto il suo dovere e io non mi sono stancato, più che altro distrutto la schiena, perché non è stancarsi, è distruggersi la schiena. Come vedete ho raccolto anche l'erba da mettere come letto nel solco. Per quale motivo? Perché semplicemente è materia organica e va a rilasciare proprietà nutritive come sali minerali che servono alle patate, perché le patate sono amidi, quindi sono ricche di sali minerali che lentamente si decompongono e sono appunto materia organica. Vediamo insieme i nostri solchi, signori. Eccoli qua. Attenzione, ci sono i solchi. 1 e 2. Mi sembrano fatti anche bene, dai. Questo qui è un po' più dritto, il secondo, perché ci devo prendere un po' la mano. Non sono uno di quelli lì maestri. Appunto, devo appunto fare un po' di pratica e poi diventerò un po' meglio a fare anche questo lavoro. Attenzione, adesso vado a mettere l'erba e poi successivamente facciamo la semina. Ecco qua, amici, i nostri due solchi con un bel letto di erba fresca che andrà a decomporsi e sarà materia organica per le nostre patate. Le patate, mi raccomando, tagliatele almeno la sera prima, se non qualche giorno prima ancora meglio. Le andiamo a prendere e le andiamo a mettere insieme. E poi, attenzione, abbiamo terminato la nostra semina. Allora amici, abbiamo preso la nostra amatissima zappa, quella che prima ci serviva per fare i solchi e probabilmente forse ci metteva anche un giorno di lavoro in più, un giorno e mezzo in più, quindi tanta roba.
Abbiamo messo le patate a terra insieme all'erba fresca che poi gli darà da mangiare. Adesso richiudiamo il solco e poi ragazzi abbiamo finito la lavorazione e sono contentissimo che questa giornata di sole abbiamo concluso anche questa, perché ho visto che nei prossimi giorni ci sarà l'acqua, quindi ottimo per le nostre patate. Chiaramente tenete conto che le patate, la semina va in base anche a dove si è, per esempio io sono a 300 metri d'altezza, calcolate che chi le pianta in montagna comincia metà marzo, fine marzo, inizio aprile addirittura, però considerate che è una pianta che sta sottoterra per un mese e mezzo, quindi fino all'inizio di maggio non si vedrà, quindi adesso le richiudiamo e aspettiamo qualche mese prima che appunto la patata ci delizi anche delle sue piante, perché sono anche molto belle da vedere. Chiudiamo. Allora amici, eccoci qua, mi sto concedendo un po' di relax dopo una giornata abbastanza stancante, anche un po' accumulata di stanchezza devo dire perché ultimamente sto facendo gli straordinari, ma mi piace un sacco. Mi sto prendendo un bel sole in faccia, mi ricarico un po' di vitamina D anche se sono un po' troppo coperto, però si sta veramente bene. Poi qui al muro sono coperto dal vento, quindi ottengo solo il calore, diciamo. Io sono molto soddisfatto della solcatore, penso di aver fatto un buon lavoro, non solo oggi ma anche nel farlo, nel verniciarlo, penso di aver fatto una cosa buona anche perché, come vi ho già detto, facevo veramente tanta fatica con la zappa, poi sicuramente seminavo meno roba perché facendo tutto a mano ci vuole non solo più tempo, anche più fatica e anche mentalmente uno dice vabbè fermiamoci qua, invece in questo momento l'unico lavoro manuale che devo fare sono praticamente mettere le patate a terra e la zappa per richiudere, quindi sono molto soddisfatto e contento. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate dell'assolcatore, secondo me lavora abbastanza bene, anche perché poi lo potrò utilizzare anche per rincalzare, ora non nel vigneto perché non c'è spazio, ma quando le metto in campo aperto non ci sono problemi, anche per raccoglierle. Devo stare molto attento
a non togliere e a non sbucciare le patate, però devo dire sono molto soddisfatto. Niente, mi piacerebbe portare un video sulla situazione attuale del grano, perché con questi conflitti che ci sono appunto in Russia ci sono state problematiche, senza entrare nella guerra, senza entrare nella politica, a me sinceramente non mi interessa perché poi parlerò anche di questo, ma non è una cosa che mi interessa, mi piacerebbe parlarvi un po' della storia, perché secondo me la storia viene un po' troppo insabbiata, spesso si tende a buttare fumo negli occhi alle persone quando in realtà la storia è un'altra, perché in questi ultimi 40 anni c'è stato un collasso totale dell'agricoltura, si sono distrutte aziende, si sono portate persone a abbandonare i campi e adesso manca il grano e tutti sono lì a parlare male della Russia, ma in realtà l'Italia è stato un paese molto forte da questo punto di vista e poi è stato distrutto. Quindi mi piacerebbe portare un argomento del genere, un video un po' più particolare, un video un po' più lungo anche, dove parlo solamente, ma anche per far conoscere un po' la mia storia e tutto ciò che penso e che ho studiato, perché purtroppo a guardare i telegiornali, a sentire le cose, non sempre si ha la corretta informazione e storia soprattutto, purtroppo. Io non guardo televisioni, mi faccio sempre la mia idea e bene o male tutto ciò che imparo lo imparo da persone con cui condivido momenti, ho condiviso soprattutto momenti in passato. Niente amici, io sono soddisfatto, mi godo quest'ultimo sole prima che tramonti il sole, appunto, e niente, vi ricordo semplicemente di iscrivervi al canale, se non l'avete già fatto attivare la campanellina, di lasciare un bel like, perché no anche un commento, e appunto seguiteci anche su Facebook nel nostro gruppo e trovate il link qua sotto nel commento, così avremo anche delle argomentazioni in comune e ci conosciamo un po' meglio. Ci vediamo prossimamente con dei nuovi video e niente ragazzi, buona serata a tutti, ci vediamo, ciao!